L'uomo è in grado di raggiungere un obiettivo anche se sembra irraggiungibile, perseguendolo per la durata di una vita intera. Nessuna resistenza, nessun ostacolo è grande abbastanza da indebolire la sua volontà. Non importa cosa muova il nostro volere, esso ci condurrà sul nostro cammino. Saremo in grado di lasciare andare solo quando avremo raggiunto il nostro obiettivo. Riprendiamo dopo la parentesi delle fusioni, il cammino destinato a chiudersi con la 125 del Gran Premio. Abbiamo il kart dell'albero motore. Davanti c'è la moto numero 22, quella del pilota e costruttore Gabriele Gnani, all'uscita del correttoio è stata venerata la canzella gara per le posizioni di alto. Ripreso adesso Gabriele Gnani in lotta per la sua prima vittoria nel mondiale 80 cc. Abbiamo tutti i tipi di teste per poter andare. Pochi metri con Gabriele Gnani, vincitore della gara 2. Siamo qua in officina, qua c'è una moto, anzi le due moto montate, Moto 1 e Moto 2. Il motore, noi oggi vediamo, questo è un prodotto finito dopo anni e anni e anni di sviluppo, ma tutto quello che c'è qua dentro l'hai fatto tu, a partire dal carter, dalla biella, da cilindri le fusioni. Come hai cominciato a costruirti il motore e con che logica? Allora, questo qui è il frutto di un'esperienza che viene da quel Minarelli che abbiamo visto prima là sopra, cioè la storia è iniziata lì, la storia è iniziata a 13 anni, quindi... E non è mai finita. E non è mai finita, quindi questa qui è l'evoluzione molto evoluta di tutti questi anni. Questa moto qui ha una cosa particolare che non ha nessuno, il cambio. C'è un cambio su a crociera. Che io odiavo. È una domanda che ti avrei fatto dopo. Questa però è l'unica differenza. Mi hai anticipato. Ok, allora ne parliamo dopo. Ma del resto, questa qui è l'evoluzione di quel giorno là. Sono sempre andato avanti, un passettino alla volta, un passettino alla volta, sia il motore che il telaio. All'inizio hai usato nelle corse il famoso disco rotante. Certo. E poi sei passato a lamellare. E hai portato avanti lo sviluppo fino ad oggi, che è, diciamo, la massima espressione di quello che hai fatto. Come mai sei andato controtendenza rispetto a quello che poi nelle gare si è sempre fatto col disco rotante? Perché ho fatto delle prove, cioè io alla fine voglio vedere la carta e i numeri, quindi io posso amare una cosa finché voglio, ma quando sta cosa non funziona più io passo a un'altra con zero risentimenti, cioè quindi fino a che io ho creduto nel motore disco rotante, ho lavorato sul motore disco rotante, credevo solo a quello, odiavo il lamellare. Secondo te poi sei arrivato a un livello che secondo te non c'era più niente oltre, Sì, non ci hai più creduto, io non ci ho più e creduto. secondo te il lamellare ti dava più... Sì, il lamellare allora all'inizio a quei tempi là il lamellare era un motore che aveva un gran sotto, però in alto moriva, girava poco, insomma era più brutto. Cavoli, adesso questi qui girano a 15.000, cioè questi motori qui fanno 15.000, sono tornato al regime di rotazione degli 80, cioè questi qui frullano che fanno paura, potenza massima che non crolla mai, hanno sotto, hanno sopra, cioè un disco rotante non fa così, senza valvola di scarico, quindi con un disco rotante non ce la farai mai. Io in questo momento, se dovessi fare un motore, lo rifarei lamellare. Una cosa che poi è molto famosa fra gli appassionati del mondo e i conoscitori tuoi è la storia del cambio che tu hai già anticipato. Sì. Che cosa hai fatto al cambio e perché utilizzi questo tipo di cambio, che è un cambio a crociera? Questo qui è un tipo di cambio a crociera perché praticamente è più veloce nella cambiata, c'è meno roba dentro, anzi dentro non c'è un cazzo, quindi fa meno attrito, ma soprattutto è più veloce a cambiare. Però se uno guarda questo video e dice ma il cambio a crociera è anche quello della Vespa. Certo, è quello della Vespa, è un cambio che io odiavo, perché io nella mia vita ho fatto anche il meccanico di motorini, c'erano le Vespe che ogni 3x2 si rompeva la crociera, c'era il Sax da cross che aveva il cambio a crociera che era sempre rotto, c'era la prima moto che io ho usato, quella moto famosa l'Usuardi che mi comprò l'Angelo che ti ho raccontato prima, aveva il cambio a crociera, fu un tribolamento della Madonna, si rompeva ogni 3x2, ero sempre fermo. E come hai fatto a farlo funzionare? Ma però il giorno che dovevo scegliere io, diciamo, che strada prendere nella mia vita, alla fine dopo 6 mesi di pensamenti,
pensai che il cambio a crociera, se fosse fatto in un altro modo, non nel modo tradizionale, poteva essere una soluzione numero 1 al mondo. Ho preso quella strada lì sperando di averci beccato e ci ho beccato, perché io in questo momento, se dovessi fare un qualsiasi cambio per una qualsiasi moto, anzi, questo qui è un cambio che è molto 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 veloce, che è paragonabile a quei cambi che hanno inventato adesso, i famosi cambi seamless e tutte queste minchiate qua, ma in pratica è il cambio della Vespa, punto. Quindi non è che siano tanto distanti. E io con sto cambio qui, all'epoca dell'avvento dei cambi elettronici, avevo un vantaggio sugli altri che era 4 volte superiore. Con l'avvento del cambio elettronico gli altri si sono avvantaggiati molto di più di me, perché io cambiavo già nei tempi che cambiano adesso gli altri col cambio elettronico. Senza cambio elettronico mi sono avvantaggiato anch'io col cambio elettronico, ma il mio vantaggio è stato meno, perché stavo già messo meglio, ero già avanti anni luce, capito? Quindi il cambio a crociera è una figata. Poi nel motore a 2 tempi l'olio della lubrificazione è nella miscela. Certo. Tu usi l'olio nel cambio. Certo. E io so una storia che mi piacerebbe che tu raccontassi, della quale abbiamo riso e scherzato. Dentro il mio cambio ci stanno 100 grammi d'olio. Il mio cambio sta dentro a un vano che è come il mio pugno, cioè è microscopico. 100 grammi. Però quanto ci hai messo a scegliere l'olio da mettere là dentro, e poi mi racconti la storia tu ti sei costruito una macchinetta per provare gli oli. Certo, mi sono costruito una macchinetta per provare gli oli, perché ovviamente anche lì c'è una storia incredibile. No, ma gli oli sono tutti uguali, le benzine sono tutte uguali, la gente pensa che è tutto uguale, ma non è vero un cazzo. Ci sono oli Cioè e non oli. c'era niente in commercio che a te andava bene. Quindi mi sono costruito una macchinetta per Li provare devo provare. tutti gli oli. Ho provato tutti gli oli esistenti che potevo avere a mano di comprare, di fare, di provare, li ho provati. A un certo punto ho deciso come modificarli, mi sono comprato vari additivi, varie cazzate. Quindi poi hai cominciato a mescolare. Ho cominciato a fare tutte le misture, perché è bellissimo. La chimica è bella come la meccanica, c'è anche lì tutto un fare. Quindi ho cominciato a mescolare tutte queste robe. E per provare un motore ti vuole il banco prova. Per provare gli oli mi sono documentato di come si faceva provare un olio, ho visto, mi sono costruito una macchinetta e me la sono provata. Perché comprarla? Impossibile. Una macchinetta per provare l'olio, no, non a farsela. Quindi questa è la famosa macchina per provare gli oli. Questa è la famosa macchina per provare gli oli, che alla fine è una stupidata, cioè, perché qui alla fine è tutta una stupidata. E come l'hai pensata questa cosa? Allora, telaio sotto, ok. Telaio sotto, ok. C'ha un supporto dove porta un motore. La prova è qua. Qui c'è questa testa mobile, vedi, su un perno. Questo qui è un rullo di acciaio, 100 CR6, temperato rettificato, tipo acciaio da cuscinetti, che sta girando, bloccato al motore, con la vite per cambiarlo, perché ogni tanto questi qui si incendiano, diventano rossi, si bruciano. Sì, quando finisce l'olio la festa è finita. Quindi questi qui usa e getta, lo monti, fai la prova e lo butti, lo monti, fai la prova e lo butti. Questo qui è il supporto che tiene qua l'attrezzo che va a fregare contro il rullo, vedi? Può essere o un rullo o una sfera di vari diametri, quello che te vuoi. Okay. Quindi questo, vedi, in questo momento se io lo lascio, acciaio su acciaio e sfrega. Quindi tu prepari tutto, metti su il rullino o la sfera nuova, dipende che prova vuoi fare, dopodiché monti un braccio di leva qua sopra, qui ci va un pezzo di tubo che adesso qui non c'è, perché in questo braccio che va qua sopra ci vanno dei pesi che partono da qui e si spostano mentre il motore gira. Quindi, allora, qua c'è il foro di entrata dell'olio, qui sopra ci va un serbatoietto con l'olio che devi provare, che diciamo è caduta. Tiene bagnato continuamente il punto di contatto, dopodiché accendi tutto l'ambaradam, questo parte sull'asta e si muove e chiaramente aumenta il peso, perché questo qui si sposta verso l'esterno, capito? Qua ci va un'asta di 1 metro, se non basta allunghi l'asta fino a che riesci a bruciare tutto quanto là, fino a che salta per aria tutto. Quindi è una prova a sforzo, a distruzione. È una prova a sforzo, a distruzione. Quindi te accendi, parte il cronometro che segna dal momento che hai acceso quanto tempo impiega prima di rompersi e quanta strada fa questo, quindi quanti chili c'hai là sopra, ma hai dei quintali là sopra, perché te immaginati. E tu così misuri la lubrificazione. Misuri la forza dell'olio prima di inchiodarsi. E le classiche elevate pressioni, allora te quando prendi un olio che c'è scritto sopra EP, elevate pressioni. Telefono. Le elevate pressioni, scusa. Sì. Dio, boh, vedi che va bene. Quindi praticamente
con l'olio a caduta. Il test è un test da sforzo, ma cioè, l'olio poi da qualche parte, cioè, qua o hai un carter o No, lì non ci va, per non ci va terra. un carter. Allora, qui ci va il serbatoietto che fa andare l'olio per caduta. Dopodiché lubrifica qua e poi cascherà per terra, ma non cade per terra perché qui abbiamo il recipiente di acciaio inossidabile che lo recupererà, che poi lo butteremo via. Quindi, anzi, vedi, qua ci sono Cioè, tutte... vaschetta che copre vano porta oggetti. vaschetta che copre vano portaoggetti. Qui abbiamo i rulli spingenti, qualora vogliamo provare un rullo su nel supporto, vedi sta vite qui schiaccia il rullo che sta in mezzeria col rullo grande che gira sotto. Qui abbiamo delle sfere di un diametro, qualora vogliamo avere un punto non diciamo tipo rullo con rullo, quindi lungo, vogliamo avere un punto secco di contatto, mettiamo la sfera, che ci sono di vari diametri in base al contatto che vogliamo fare. Insomma, qui ti devi un po' giostrare, inventare qualcosa. Quindi, se ho capito, quello che ti dà il test è far diventare incandescente questo, e il tempo e la misura di peso, cioè più si allontana certo, allora tu fai peso, tu Edo fai partire la prova, pronti via, tac, cronometro, parte la prova. il motore fa girare Il motore l'alberino. fa girare l'alberino, l'affare qui comincia a camminare lungo l'asta, chiaramente essendo un braccio di leva, più si sposta, più spinge, peso, certo. ma ne fa tanto. A un certo punto, quando abbiamo il collasso qua dei materiali, fermi la prova, guardi quanto tempo ci ha messo a collassare E e distanza. quanta strada ha fatto il motorino. Impressionante. Tu dirai, no ma cazzo è la stessa cosa, la distanza è uguale, identica al tempo, è una proporzione, no? Perché qui il passo è quello, il motorino si sposta di 50 cm e ci metterà sempre lo stesso tempo. Ok, questo d'accordo. Quando provi degli oli, diciamo DM, di merda, quando invece provi gli oli giusti, che il motorino arriva a fine corsa, il motore va giù di giri e continua lì a spingere, a quel punto lì, diciamo che la lunghezza è finita, a quel punto lì vai col tempo, quindi Vai a sforzo col tempo. vai a sforzo col tempo, di conseguenza avrai 1 metro più 1 minuto e 30. Tutto questo, allora, di scientifico praticamente non c'è niente, ma funziona, cioè è una cosa fatta rudimentalmente, per spendere poco e per provare, ma ti garantisco che il risultato Molto sia efficace. molto efficace. Qui sono tutte tecnologie OBC, occhio e buco del culo, che funzionano. Che è la certificazione che è che la tu hai. certificazione che io ho, che funziona sempre. Quindi motore, ne abbiamo parlato, però dopo tanti anni di sviluppo, una delle più belle caratteristiche del telaio che utilizzi ora è una soluzione tecnica che viene usata anche, no, nell'alto livello del racing, che è il telaio incollato. Tu sei partito da dove per arrivare qua? Come funziona la progettazione del telaio e come l'hai pensato? La progettazione del telaio incollato è una cosa che avevo pensato molto tempo fa, perché praticamente un telaio, quando lo vai a saldare, che sia in alluminio o in acciaio, perché io vengo dai telai in cromo molibdeno, in acciaio, insomma tutte delle È strutture. difficile che ti venga dritto. È impossibile, non è difficile, è impossibile, perché una saldatura tira da una parte, una saldatura tira dall'altra, sei lì a combattere contro i ritiri delle saldature ed è impossibile. Quindi tu hai un telaio, perché poi c'è un banco per provarli, dove il telaio viene imbullonato e te ci tiri dentro con un dinamometro e delle barre. Nessun telaio si comporta uguale col tiro a destra e col tiro a sinistra. C'è quello che ha 60 kg a destra, 40 a sinistra, cioè non viene un telaio uguale all'altro. Infatti, quando tu mi parlavi di questa moto, mi hai detto io salgo su questa, salgo su quell'altra, sono Identiche, non mi accorgo della differenza, cosa che l'ho sempre solo fatto con i telai incollati. Con quello saldato io sapevo sempre, anche se non vedevo il numerino nel cruscotto, se ero sulla 1 o sulla 2, perché magari alla fine giravi uguale, però te sentivi che una voleva una cosa, l'altra voleva un'altra, quindi vuol dire che alla fine non erano uguali e non dovute magari alle gomme di quel momento, no, la sensazione era sempre quella in quella moto lì, qualsiasi cosa te montavi, e sempre nell'altro, quindi era proprio il telaio. Quindi ho detto, cazzo, qui l'unica roba per non avere sto problema è di incollarlo, e di conseguenza ho pensato di fare questo telaio incollato. Quindi telaio incollato, hai una parte posteriore e una parte anteriore sì. e dei tubi incollati. Allora, la parte posteriore e la parte anteriore può essere in qualsiasi materiale,
perché oltretutto di bello c'è che la colla ti attacca assieme dei materiali diversi, non come la saldatura, non puoi soldare dell'acciaio con dell'alluminio Certo. o del magnesio con del titanio o del titanio La con colla è dell'acciaio. colla. La colla è colla, appunto. Te una volta che hai preparato le superfici, e lì c'è tutta una storia che mi sono dovuto documentare su tutte le colle, le superfici, bla bla, perché non è che te metti la colla là, track, L'attack vai su. no, c'è tutto un po' una storia. Quindi puoi attaccare comodamente del magnesio, del titanio, dell'ergal, dell'alluminio, puoi fare tutte le composizioni che vuoi. Facendo così fai dei telai iperleggeri, perché questo telaio qui pesa 5 kg e 400 grammi, completo con tutto. Io non penso che si possa fare con altri materiali. Ti faccio una domanda. Davanti hai tutta la regolazione del canotto. offset e angolo di sterzo. Il pivot non ce l'hai. No. Perché? Il pivot è una cosa che comporta un notevole peso aggiunto, perché devi fare Certo, guide, le boccole, certo. boccole, cioè comporta un certo lavoro. Quando ho avuto la possibilità di farlo, io non ho mai sentito delle differenze come sento parlare, sposti 3 mm. È una cosa che non hai visto il no. vantaggio. Secondo me in una c'è moto, la misura che ti piace e allora hai fatto così. Secondo me in una moto così piccola fai fatica, cioè qui non stiamo parlando di 200-300 cavalli, qui stiamo parlando di 50 cavalli, quindi non ho sentito questa differenza. Okay. Quindi per motivi di peso non l'ho fatta. Poi dal telaio, altra parte importante della moto e abbastanza complessa da costruire, forcellone. Il forcellone, allora, io fare un telaio qui è uno scherzo, ci metto 3 minuti, fare il forcellone è un cinema, cioè il forcellone è molto, ma molto più complicato che fare il telaio incollato, e il forcellone, come puoi ben vedere, non si può incollare, perché è una struttura che, cioè, non puoi incollare delle lamiere testa a testa, cioè. Com'è il forcellone? Questo è un forcellone scatolato, quindi vuoto, giusto? Vuotissimo, all'interno. e come puoi sentire sembra le lattine della Coca-Cola, sottilissimo, Leggerissimo. Ma mi hai raccontato che per arrivare al materiale, cioè tu hai fatto prove su prove, perché volevo poco peso con molta resistenza, non tanto. Allora, diciamo che questo forcellone qui, rispetto agli ultimi che ho fatto, è più morbido, è più flessibile. Sono andato al contrario, non ho cercato la rigidezza, ho cercato la flessibilità, perché prima avevo non questo materiale così sottile, questa capriata, avevo un altro, il braccio era simile a questo qua, quindi molto più rigido. Con questa da quando hai ammorbidito, miglioramento. Cioè la moto, allora, Feeling, guida. molto migliorata, molto più leggera, molto più tutto, perché secondo me io guido bene quando curvo prima con la ruota davanti e il dietro mi viene tipo camion rimorchio, non corriera. Se la moto è rigida è una corriera, se la moto è flessibile è un camion e rimorchio. È molto più facile guidare un camion e rimorchio che la corriera, perché te giri col davanti e il dietro ti segue dopo. Prima di seguirti il dietro tende a fare anche così, quindi ti fa fare la curva più bella. Non ci avevo mai pensato a questa cosa. E io guido il camion, quindi ho la patente del camion, quello CE. Quindi Perfetto. camion rimorchio. Camion rimorchio si trattore guida. semirimorchio. Ecco, te provi a guidare una corriera, te diventi matto, Non ho mai perché la guidato. corriera gira così. Perché mi servirebbe la D. Ma la corriera fa così a girare. Il camion rimorchio, te curvi col camion e il rimorchio come per incanto ti segue. Chiaramente taglia un po', ma ti segue. Sì, taglia un po'. Vero. Poi, quindi, ciclistica l'abbiamo vista, però della ciclistica fanno parte anche le sospensioni. Certo. E io qua vedo della roba Che non avrai mai visto nei listini. La sapevo già, ma io nel listino delle marche di sospensioni questa Chiaro. cosa qua non l'ho mai vista. Quindi forcella e ammortizzatori, anche questi sono autocostruiti. Certo. Mi spieghi un po', perché io questo trattamento qua non l'ho mai visto. Lo so cos'è, però dobbiamo far capire che cos'è questa roba qua. Questa qui è una forcella che è leggerissima, tanto per incominciare, perché praticamente qui di acciaio ci sono solo le molle, perché non sono poi riuscito a farle in titanio, comunque fa niente. Comunque tutto il resto, quello che vedete, questo è magnesio, questo qua è alluminio. Quindi piedino magnesio, stelo in magnesio, in alluminio ceramicato, ma c'è un rivestimento fuori che è come il vetro, se ci passi il dito RA004, non so se sai cos'è, è un'unità di misura no. Ecco, bravo. 3/4, quindi è liscissimo, quindi scorrevolissimo,
ci sono dei paroli fatti apposta in modo che stringano il niente solo per tenere l'olio, cioè è tutta fatta per essere il più scorrevole possibile. Infatti tu mi hai detto quando c'è la moto, adesso è smontata, ma quando c'è la moto appoggiata per terra e te soffi sulla piastra di sterzo, Questa sente si qualcosa. abbassa. Sì, in effetti. Sebbene ci siano delle molle molto, molto robuste, perché insomma io vado... Vabbè, quello poi Esatto, è quella un una setup questione- e è un piacere. setup di guida, ok. piacere, comunque molto dure, ma la moto è scorrevolissima. Poi passando retrotreno c'è discorso ammortizzatore posteriore, ma l'ammortizzatore posteriore qual è la caratteristica? E poi io mi immagino, abbiamo visto la macchinetta per provare gli oli, cioè ci sarà anche, cioè, come fai lo spurgo dell'ammortizzatore e se c'è qualche sistema strano che utilizzi? Allora, strano, no, io uso il sistema più logico che c'è al mondo. Praticamente, allora io ho avuto vari problemi nel togliere l'aria, sai, li monti, togli l'aria, Certo. Anche perché un ammortizzatore è fatto in maniera che l'aria non la toglierai mai tutta, è impossibile. Te puoi fargli il vuoto, 2 volte il vuoto, 3 volte il vuoto, ma alla fine non la toglierai. Allora, un bel giorno mi sono detto, cazzo, ma perché quando, cioè partendo da delle robe logiche, no? Ma perché uno quando cade nell'acqua muore? Perché non c'è l'ossigeno sotto l'acqua, giusto? Perfetto. Allora, se io monto l'ammortizzatore immerso nell'olio, Non c'è l'aria. non c'è l'aria, quindi lo becco sul nascere e dico, cazzo, allora mi sono costruito una vasca dove metto tutto il materiale degli ammortizzatori dentro, mi metto un paio di guanti di gomma fin qua per non far andare dentro Fino alle braccia. i peli, dopodiché monto l'ammortizzatore in immersione nell'olio, lo tiro fuori, tolgo la quantità di olio in eccesso e quindi ho montato l'ammortizzatore assolutamente in assenza di aria. E vada Dio, perché lo faccio già da 10-12 anni questo sistema qui. Perfetto. Quindi anche per lo spurgo degli ammortizzatori ci siamo costruiti una vasca per... Ma sì, adesso quello è facile, una macchina c'ha inox non è che sia un gran problema. Sì, però mi hai detto che c'è stato della messa a punto anche lì perché Vabbè, la prima chiaro. volta l'olio, mentre tiravi l'ammortizzatore, È ti sei scappato, sporcato, sono allora andato in abbiamo testa, dovuto cominciare ad avvitare la staffare, vasca al banco. chiaro, esatto. Ok, guardo sotto il banco e vedo i radiatori, vedo Il radiatore, che sono due, i radiatori, certo. perché sono due, stanno da una parte e dall'altra, Certo. perché di mezzo ci passa Bravissimo, lo lo scarico, scarico. sì. È una soluzione che io ho visto quando ho provato la moto del Politecnico di Milano, abbiamo fatto la gara del Moto Student. Quindi qua abbiamo radiatore diviso in due parti, Certo. anche questo lo fai tu. Sì. Allora, in realtà la massa radiante no. Questo qui, Sì, la massa radiante la Ok. prenderai da qualche parte. cioè, e per, poi per sfortuna è un radiatore Mercedes, quindi ha un prezzo notevolmente elevato, però è il numero uno che c'è, quindi compro il radiatore Mercedes, lo squarto tutto, prendo le due fette di massa radiante, mi costruisco tutte le vasche in alluminio il più sottile possibile, giusto per saldarle, e poi me lo costruisco. Funziona perfettamente perché io diciamo che anche in estate non supero i 52-53 gradi, quindi diciamo che funziona. Allora, quella in realtà non è nata così, quella in realtà è nata così, la vera è questa. però Però con questa qui, non so per quale motivo, praticamente tutto il fumo delle pastiglie mi arriva sotto il casco, nel naso, negli occhi, dappertutto. e non vivi. Non muori. Non sono riuscito a risolvere il problema. Non ho capito perché. Gli ho fatto dei buchi, gli ho fatto di tutto. Alla fine ho detto vaffanculo, basta, le ho tagliate così è sparito il problema. Questa qui ce l'ho così perché l'ho rimessa come era nel Taira, perché dovevo fare delle prove di velocità in un aeroporto, che poi non ho avuto tempo, non sono andato, ma questa era l'originale, vedi, andava su così. Con questa qui io non so cosa succede e da dove, il fumo qui della pastiglia viene su di qua e te a un certo punto, te quando ti togli il casco, Muori. hai la faccia nera di pastiglia di Ma freno. poi cancerogeno, via fuori. Difatti ho tagliato tutto. Quindi anche componentistica della moto hai fatto tutto te. Vabbè, certo. Piastre, pedane, corone, staffaggi, qualsiasi cosa è fatta. Tutto quello che puoi vedere qui. Anche per quanto riguarda i freni, perché ti Certo. fai i dischi dei freni. Certo. Ma le pompe, le pinze, vedo una pinza Le pompe, Brembo. le pinze Brembo. Allora, io avevo un progetto... Ci hai provato?
Sì, ci ho provato, ho comprato il materiale 20 anni fa, ma non ho mai più avuto il tempo di finirlo. Allora, il mio progetto dell'epoca era un piedino pinza, cioè perché io devo evitare una pinza in un piedino? Quindi io avevo fatto un piedino pinza, c'è il materiale là, avevo comprato delle Ergal, che è finito per fare altri lavori, perché qua non si butta via niente, ma in realtà non è finito mai nei piedini pinza e penso che ormai non lo farò nemmeno più, ma ce l'avevo come idea, ecco. Il piedino pinza è una figata. Perché devo usare non ho delle capito. viti? Perché? Con tutti i problemi che comportano le viti, il tiraggio, Sì, il consumo. peso, tutto. Io faccio il piedino pinza e sono già arrivato, però mai fatto, ecco. Rimarrà nei progetti non fatti. Poi alla fine, per far andare la moto, tu non hai i controlli elettronici che ci sono oggi, però un po' di cablaggi ci sono sulla moto e anche questo ti sei fatto da solo? Certo, allora i cablaggi dipendono da che componentistica, diciamo, che hai su in quel momento, quindi che cambio elettronico hai, la centralina. Io in questo momento sto usando delle vecchissime centraline che però sono una figata, che funzionano una meraviglia, che le fa la JHA, le faceva la JHA per dei kit che facevano. Ormai non si trovano più perché la JHA ha chiuso 20 anni fa, però insomma quello che c'era in giro l'ho preso io, lo sto usando. Tra l'altro io ho il programma per poter entrare dentro, per fare tutto quello Quindi che voglio. tu puoi fare qualsiasi cosa, anticipo giù, no, posso fare la curva proprio, Tutto. posso fare tutto quello che voglio perché ho il programma base per fare tutto, quindi alla fine le uso, vanno da Dio, problemi zero. I cablaggi chiaramente te li devi fare, me li sono fatti. Allora, il giorno che mi sono fatti i cablaggi per le moto nuove, perché per le moto vecchie le avevo già fatti, devo fare tutto, fare un prototipo, trovare il materiale giusto. Quindi trovo il materiale giusto, è stato un problema per i fili. Allora, praticamente non riuscivo a trovare il filo bello, col numero di filamenti dentro, lucidità giusta, che cioè, non trovavo un cazzo. Alla fine sono riuscito a trovare un filo diametro 20 mm dove dentro c'erano quasi tutti i colori, perché a me servivano 16 colori. Trovo sto filo, sono andato a rompere i coglioni tutti quelli che vendono roba elettrica, compravo mezzo metro di filo, che loro mi guardavano male, ma me lo davano, io glielo pagavo, arrivavo a casa, lo tagliavo, lo andavo a guardare, lo guardavo, mi piaceva, non mi piaceva, alla fine ho trovato quello bello. Purtroppo però sto filo era un cavo così della Madonna, corazzato anche fuori per non so che utilizzo aveva, quindi mi sono messo lì, me lo sono pelato tutto per lungo, con un paio di forbicine da unghie da donna, piccolissime, lo attaccavo dei pezzi da 50 metri su 2 cavalletti piantati per terra in tiro, e poi io pian piano lo tagliavo per lungo. Cioè, per 50 metri lo devi fare fuori. Certamente, lo facevo fuori in mezzo al campo. Hai presente quel campo verde là davanti a casa mia? Piantavo i cavalletti lì, tiravo il filo, altezza uomo, e io pian piano lo tagliavo senza ferire con la punta delle forbici, che le avevo rotondate, il filo dentro. Hai capito la multinazionale qua, eh? Quindi me lo sono tirato fuori e mi sono fatti i cablaggi insomma, come volevo io. Ho comprato i connettori Shimotomo che sono bellissimi, quindi ho preso i connettori Shimotomo e... c'era un problema qui, un grosso problema. Allora, le centraline JHA portano un connettore che non esiste, non si trova. Non si trova proprio, è fatto apposta da loro, bla bla bla. Hai dovuto fare il connettore. Non è facile fare un connettore. A un certo punto il mio amico Radar, Romagnoli Daniele, famosissimo elettronico, bravissimo, numero 1 al mondo, mi dice: guarda Gabri, lascia pustare perché io li ho cercati in Giappone, da tutte le parti, non esistono. Fai una bella roba, compri dei cablaggi standard, li tagli a 10 cm, colleghi il filo col pin al tuo cablaggio. Ma secondo te, dopo tutto il lavoro là di scelta del filo, tutto, Faccio una roba così brutta. faccio una roba così, cioè ce l'avevo qui sullo stomaco, A un certo punto, parlando con un mio amico, un pazzo scatenato, un veneto, Franzoi, esatto, che è un mio carissimo amico, che è matto, e a un certo punto mi dice, parlando al telefono: ma quelli lì ce li ho io. Ce li hai te? Ma che cazzo stai dicendo? Te Adesso me lo dici. No, non adesso me lo dici. Te non hai mai visto una centralina Honda, non hai mai visto un cazzo, mi vieni a dire: ma ce li ho io, è roba normale. Qui da me erano venuti tutti i rappresentanti di roba elettrica, dei listini così, ce n'erano che sembravano loro, ma non erano loro, te mi vieni a dire che ce li hai, ma che cazzo dici? E la telefonata finisce lì. Dopo un po' di tempo mi richiama, e io sempre che macinavo con questa storia di tagliare, di fare, dico cazzo. A un certo punto, dopo qualche giorno, mi richiama
A me mi viene da dire, ma l'altro giorno che cazzo mi sei venuto a dire che te c'hai sta roba qua? Ma è vero. Ma ce l'ho davvero, dice lui. Ma come ce l'hai davvero? Non è possibile, non sai neanche come sono. Insomma, tira molla, alla fine un giorno, un sabato pomeriggio, io stavo andando a fare la terapia, a dire la verità, in quel periodo lì avevo tutte e due le braccia rotte, che mi ero rotto tutte e due le braccia a rieca, quindi anzi, mentre tagliavo con le forbicine avevo le braccia ingessate, mi sanguinavano le mani perché dovevo stare così coi gessi, insomma, vabbè. A un certo punto Franzoi mi telefonava per sapere come stavo, è lì che è nato il discorso che dico, cazzo, devo fare i cablaggi, sono qui che mi sto facendo un culo della Madonna, poi devo stagnare là, mi servirebbero i pin, e io ce li ho, ma come ce li hai? Vabbè. A un certo punto esco dalle terme di Cervia, che andavo a fare le immersioni nell'acqua salata per le braccia, esco sulla statale, invece di girare verso Foligno, ho girato verso Venezia. Dico, voglio andare a vedere quel scemo là, io boia, se ci sono sti cazzi di pin. Lo chiamo, dice, ah guarda, siamo proprio qua, c'è anche Gasparini qua, ti aspettiamo, andiamo a mangiare. No, dico, ma che andiamo a mangiare? Mezzogiorno, sarò là alle 2:30, 3. No, vieni qua. Io chiaramente la cosa era premeditata perché in macchina avevo uno spezzone, la centralina e lo spezzone di filo, quindi già dalla mattina avevo già pensato, vado là, dentro la sua officina, ha un'officina gigantesca dove costruisce macchinari per tritare cemento, macchine, hai presenti, lui li chiama i mulini, ma sono dei trituratori di tutto, delle robe immense che tritano tutto, quei coltelli che macinano così, hai presente? No, non ho presente, robe però, gigantesche, dove si fa tutto lui, quindi è un amante del tutto anche lui. A un certo punto si mette là una parete dove ci sono tutte le scaffalature dove tiene la roba elettrica, comincia a tirare dei clac clac, si sentiva, dentro c'erano dei connettori così, perché per quelle elettriche che fa lui ci vuole una cabina della corrente per mandarle, quindi parliamo di fili, sì. Deve passare migliaia di volte, capito? Connettori così. A un certo punto, man mano che si spostava, calava il rumore dei clac clac dentro. Sempre più piccoli. Io ero lontano, stavo parlando con l'altro nostro amico Giuseppe, ma l'orecchio era al muro. A un certo punto, sempre più piccolo, fino a che non sento un cazzo, che erano talmente piccoli. A un certo punto esclama, eccoli qua, beh. Ma tieni presente che lui non aveva ancora visto i miei che avevo in tasca, eh? Questo non aveva visto un cazzo. Io mi chiedo ancora com'è possibile una cosa del genere. A un certo punto mi dice, sono qua. Me li fa vedere. Erano loro. Sembravano, attenzione, ma io ne avevo già visto dei simili che sembravano loro, ma sotto la lente non erano quelli. Mi fa vedere sti robi. A un certo punto, cazzo dico, ma com'è possibile? Sembravano loro. Dico, ce l'hai ancora la lente di ingrandimento là nel reparto? Perché lui c'ha un reparto dove fa gli elicotteri, perché era un appassionato di elicotteri. Dico, ce l'hai la lente? Sì, c'è una lente. Vado là nella lente, sono loro. Allora, lui non mi ha saputo dire perché li aveva, perché lui non li ha mai usati, non li usa. Sono loro. Erano loro. Dammi tutti quelli che hai. Beh, come hai fatto a indovinare? Ma in più sai cosa mi ha detto? Ho anche la pinza per stringerli. Perché allora, te quando hai di quei pin lì, ti sembrerà una roba da ridere, ma solo stringerli c'è dei problemi. Perché sono piccolissimi. Perché sono piccolissimi, perché devi stringere nel punto giusto, lo devi tenere, ci vuole la pinza. Questo c'aveva anche la pinza, che chiaramente mi ha regalato pure la pinza. Cioè io sono arrivato a casa, ero la persona più contenta che c'era nel mondo, anzi nell'universo, perché avevo i pin e la pinza. Torno a dirti, lui non sapeva, dice no, me l'ha comprato il mio ufficio acquisti, io non lo so. Ho capito, ma come te è venuto, come sapevi, come facevi? È una cosa misteriosa che rimarrà, ma io ce li ho. È una delle grandi storie di Gabriele Io ce li ho. Poi motocicletta fatta, finita, messa in moto, c'è da fare lo sviluppo. Perché sì. Anche il motore, no, perché fare una motocicletta, noi di motore ne abbiamo parlato poco, perché qua se no finiamo domani mattina già abbiamo tutte le schede di memoria piene, ma cioè, il motore, soprattutto due tempi, soprattutto non è una cosa comprata, l'hai fatta te, necessita sviluppo, le teste, lo squish, le cose, migliaia le marmitte, le robe, certo. Carburazioni, certo. Lì dietro quella porta c'è un pezzo di storia della tua vita, penso, e delle tue giornate, che è il banco prova. Il banco prova è fondamentale, perché allora, qualsiasi cosa meccanica, io ho gli strumenti per misurarli, anche sofisticati, ma un motore non si misura con niente, ci vuole un banco prova, punto. Non prendi il calibro. Ma se tu non avevi i soldi, come hai fatto col banco prova? Allora, questo era un grosso problema, perché un banco prova, non stiamo parlando di uno scherzo, quindi... Cioè, ricordiamolo, perché magari nel parlare uno poi magari ascolta la storia e se ne scorda, ma questa roba è stata fatta tutto perché io, cioè in questo caso tu,
Obiettivo, gara, vincere il mondiale, mondiale. costruirsi la roba più competitiva, Certo. ma con meno soldi possibili perché Certo, non ce li non ho. li avevo. Quindi anche a banco prova non c'ho i soldi, come Certo. faccio? Allora, vado all'epoca tramite un mio carissimissimo amico che mi ha aiutato tantissimo, anzi mi sta aiutando ancora, Nanni Ingranaggi, che è un personaggio che tutti gli ingranaggi che io ho fatto me li ha fatti lui, cioè è venuto con me in Giappone, cioè un vero amico appassionato, e mi dice, non c'è problema, dice, andiamo, io lavoro anche per la Borghi e Saveri, che io leggevo Borghi e Saveri sui moto Per te sprint. era un mito Borghi e Saveri Saveri. era come dire la piramide dei Cheope, cioè una piramide, cioè Borghi e Saveri, prove Borghi e Saveri, Ferrari Borghi e Saveri, cioè Borghi e Saveri, dico ma Borghi e Saveri, ma cosa viene a fare da Borghi e Saveri? Vabbè, niente, dice andiamo da Paolo, è il mio amico, vabbè, partiamo, andiamo a Pieve di Cento, alla Borghi e Saveri. Arriva questo signore, anzi no, sala d'attesa, tutto, perché lì è tutto un lavoro. Un'azienda, in un certo modo. No, tutto in un certo modo. Arriva Paolo Borghi, si presenta qui e là, e il Nanni Silvano gli parla, gli dice questo ragazzo qui, perché all'epoca era un ragazzino, e allora lui comincia a spiegare, no, ma cosa devi fare, cosa dovresti fare, di qua, di là, di su, di giù, capisce tutto, ci invita a pranzo, andiamo a mangiare. Nel frattempo fa fare un preventivo al suo ufficio dentro lì, alla fine viene fuori una roba che... Ma io lo sapevo già, una roba... Non me la posso non me permettere. ma neanche un quinto mi Neanche potevo... il sogno. Ma neanche il sogno, cioè... Era stata una giornata, almeno potevo dire di essere stato alla Borghi e Saveri, punto. Nella mia vita dico, io sono stato anche alla Borghi e Saveri, vabbè. A un certo punto ci salutiamo, persona... Grazie mille. Grazie arrivederci. mille, però no, ma non ti preoccupare, cioè, scusi del disturbo, cioè tutto, ma non preoccuparti, 15 giorni dopo arriva un camion con un banco prova dentro, davanti, arriva un camion con un banco prova dentro, che lo vuole scaricare, Borghi e Saveri, che io gli dico no, fermi. Portalo a casa. Dico abbia pazienza, qui Hanno sbagliato qualcosa. Qui c'è stato un problema e questo qua che insiste lo vuole scaricare assolutamente, perché questo personaggio dice no, ma io sono stato incaricato, adesso qua lo scarico, insomma tira mo' a scaricare sto banco. Io terrorizzato chiamo al mio amico Nanni Ingranaggi, gli dico ascolta Silvano, ma là il tuo amico non ha capito un cazzo, ma mi ha mandato il banco prova. Io non ho la Ma linea. come ti ha mandato il banco prova? Noi gli abbiamo detto niente qui e là. Dico, qua mi ha mandato il banco prova, qua l'autista lo vuole scaricare per forza, dice che non c'è problema, che qui e che là. Dice Silvano, faglielo scaricare. Ma io ero terrorizzato da questa storia. Scarica il banco prova, nel frattempo cominciamo a contattare di nuovo lui là, andiamo là, io e Silvano, perché era una cosa importante per me. Andiamo là e allora... io mi scuso con Paolo Borghi, all'epoca dico, guardi Paolo, c'è un problema? No, dice, ma io, quello lì non te l'ho mica venduto, quello è in prestito. Ma come in prestito? Ma non hai letto nelle bolle? Io non avevo letto le bolle, perché cazzo leggo le bolle? Secondo te guardo le bolle? Ma era in prestito d'uso. Sulle bolle c'è scritto prestito d'uso. Fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. Ma come fai quello che vuoi? Dico io. Ma signor Borghi qua il costo del banco, te usalo, fai quello che vuoi, tanto un giorno vedrai che ci metteremo a posto. Vabbè, io ho cominciato a usare quel banco lì, Borghi e Saveri. A me mi sembrava di sognare. L'ho usato 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Mi è stato cambiato, rivisto, fatto, brigato. Eri ufficiale Borghi No, io Saveri? sono tuttora ufficiale, con garanzia vita, mi dice il signor Borghi, che adesso ha venduto l'azienda l'anno scorso, mi sembra, all'Università di Bologna. Sono stato là a trovare quei ragazzi, sono venuti qui loro l'anno scorso, che gli ho fatto degli esperimenti qui col mio motore in moto, perché alla fine ho cercato anch'io di dargli una mano il più possibile, quando hanno bisogno vengono qua da me. Come sviluppo. Esattamente. E io ce l'ho tuttora, dall'epoca di 30 anni fa, rivisto, rifatto, sempre io sono in prestito d'uso, garantito a vita, mi dice Borghi. Tu prima mi hai fatto vedere il plico di carta delle prove del banco, Sì. no?
ma hai fatto vedere la storia di che usi un metodo con un numero seriale per Certo. ricordarti le prove al Certo, banco. sennò è impossibile. Diciamo che il numero identifica la giornata di prove, Il numero della giornata di prove al banco, che è collegato poi a una data. che e- è collegato sì. poi a una data. Col numero è circa 600 Sì. in un arco di tempo che tu mi hai detto sono circa 10 anni. Ok, Sì. abbiamo fatto... No, aspetta, l'arco di tempo lì parte dal progetto di sto motore qui, quindi praticamente 2008, è dal 2008, Quindi? quindi sono 599 prove dal 2008 ad oggi. Quindi 599... Farò 600 adesso appena la Farai- stagione appena me ne vado primavera. io, appena me ne No, vado no, troppo bassa la temperatura, troppo facile avere i cavalli con... col fresco. 600 giorni di prove al banco in 15 anni fanno 40 giorni di banco l'anno. Cioè tu nei 365 giorni passi 40 giorni là, qua, Sì, come Deo, che Sì. è il tuo aiutante, che Certo. da sempre Da è sempre, la dalla vita. persona che ti dà una mano. È un grandissimo in OPC. amico, una grandissima persona che lavora qui da me da sempre. Questa qui è la camera che dà più emozioni. Allora, tutte le cazzate che abbiamo detto prima finiscono là. Qui dentro, qui le favole, qui esiste, vedi, guarda, esiste la Befana, Babbo Natale. Qui dentro devi credere a tutto, perché qui dentro 2 più 2 non fa mai 4. Qui dentro esistono tutto, quindi te quando entri qui dentro è come entrare in un altro mondo, perché qui te pensi di fare, non va un culo, E non ti torna mai non niente. ti torna mai un cazzo. Qui dentro piangi, ridi. Io qui dentro ho pianto poche volte dalla gioia, ma ho anche pianto dalla gioia. Quando ho superato il muro dei 50 cavalli ho pianto, ero di là sul banco. Quando sono riuscito a vedere 50 cavalli scritti sulla carta, che era da un po' che li vedevo a video ma non scritti sulla carta, anche se sapevo che 49,9 sulla carta e 50,1 sul video era la stessa cosa, ma non avevo la carta. Sì, è come il tempo ideale quando fai l'ideal time e il tempo scritto. Quando lo scrivi è scritto. Punto. Quindi al 50,2 sulla carta io sono scoppiato a piangere, perché è stato il muro era ecco, allora adesso se faccio un cavallo più un cavallo meno Cambia un po' meno. cambia un cazzo. Lo scoglio grande era il muro dei 50. Esatto, perché quello è stato come quando l'uomo è riuscito a rompere il muro del suono. Arrivo sulla luna. Dopo a fare Mach 2, Mach 3, Mach 4 è stato roba da ridere, ma a fare Mach 1, è stata dura. Il 50 ho pianto, ma tante volte ho pianto dal nervoso, Tante volte qui non piangi dal nervoso. Prendi le bustine contro il mal di stomaco, rilassanti per dormire, perché questo ti fa incazzare, però è bellissimo. Per chi non sa come funziona, sai, quando si parla di banco prova, molte persone sono abituate metto la moto su con il pneumatico, con la ruota normale, su un rullo. Qua abbiamo un banco prova motore, ok? Quindi qua c'è il telaio, un finto telaio vecchio in disuso. Esatto, un telaio in disuso. Finto nel senso come, Certo. come supporto motore, Certo. Con il motore montato. Il motore montato. E tu banchi direttamente alla catena, quindi hai anche... Alla ruota. Esatto, perché la differenza fra il bancare con un banco prova normale, con il rullo e lo pneumatico, è che hai troppe variabili, ci sono troppe variabili in gioco. Invece bancare così direttamente con la A dire catena... la verità non è il banco prova normale, il banco prova normale era questo, poi è venuto l'altro, i primi Sì, banchi prova sì, erano certo, questi, certo, quindi certo. il normale sarebbe questo. Però nel mondo moderno nostro, il banco prova normale è quello, perché Certo, è quello ma più semplice, sai per quello più bravissimo, facile. ma sai per quale motivo? Perché lì in 3 secondi provi. Esatto. Cioè lì esci, vai. Però se devi giocare sul decimo, sul Ma no, cavallo, sei fuori come... lo devi fare con questo. Lo devi fare con questo, perché questo qui è la fine della fiera, lì c'è un freno elettromagnetico, questa è una bilancia, cioè questo non può sbagliare. Allora, quello là per arrivare alla potenza ti fa una marea di calcoli. Fattore di correzione. No, allora il fattore di correzione ambientale, meccanico c'è anche qui, se vuoi lo metti. Certo. No, là fa proprio dei calcoli in base al peso del rullo, al tempo, l'accelerazione, ti salta fuori i cavalli. Ma è un po' come dire, è un po' come credere, cioè insomma, vabbè, trova il tempo che trova. Questo no, questo è come una bilancia, cioè qui c'è un freno che lavora su 2 cuscinetti folli che spinge su sta cella di carico, quindi quando io freno questo tende a girare, non gira perché c'è sto braccio che spinge qui. Questa è una cella di carico che segna i chili,
chili per numero di giri per braccio di leva sono i cavalli, punto. Quindi questo non può sbagliare. Questo è veritiero. Sì, questa è la verità. Questa è la sacrosanta verità, brutto o bella che sia, è questa, punto. Ci vuole un po' di tempo perché è più brigoso, vedi? Devi mettere su... Serve anche lo spazio. Serve lo spazio, ti vuole un aspiratore, ti vuole tutto un raffreddamento fuori là per non riscaldare l'ambiente, ti serve un ventilatore, vabbè, il ventilatore ce l'hai anche da... Sì. Però questo diciamo che è molto più laborioso, Certo. quindi è passato in disuso, quindi adesso i banchi prove veri sono diventati quelli là, ma non era così. No, ti dico, da giovane è così. Quindi banco prova... A posto, a vita. Questa è a vita, garantito a vita, problemi zero. garantito a vita, ce l'abbiamo. Certo. Però ieri, quando io sono entrato in Capannone, era un po' di anni che non venivo, Ok. e guardando, hai un prefabbricato dentro il capannone. Io mi sono chiesto, e te mi hai detto, ma io i motori non li faccio mica più lì. Infatti adesso andiamo a vedere il prefabbricato e vi spiego perché c'è un prefabbricato all'interno del capannone. Poi comunque, per fare tutta sta baracca della motocicletta, dovrai aver avuto comunque il supporto delle aziende, non puoi aver fatto tutto da solo. Beh no, allora, io tutto questo l'ho fatto perché ho avuto tanti carissimi amici che ho ancora, tanta gente che mi ha aiutato, tanta gente che mi aiuta nel bolognese, perché diciamo il mio quartiere generale è Bologna, cioè io Forlì, non chiedermi dov'è un'azienda che fa questo, non lo so, ma a Bologna su tutto. Tra l'altro ho della gente che mi dà una mano da una vita, tipo anzi ce n'è anche uno proprio nel settore motociclistico, la Surflex, che fanno frizioni, freni, li conoscono tutti. Loro sono dal 1984, li conobbi al Motor Show a Bologna e ho cominciato a collaborare con loro, gli faccio delle volte esperimenti per loro mi danno il materiale, bravissime persone, meglio di così non si può. Ho dei miei carissimi amici, Green Garden che fa potature, piante, tutto, ma C'è l'adesivo, non si può sbagliare. esatto, il mio amico Cupo Giuseppe, ecco vedi qua c'è la Surflex, c'è l'utensileria basanese che mi dà una mano in qualche soldo e tutto, quindi insomma ho avuto tanta gente. Non ci dire, non è Ma un no, problema quello. cioè, la Vertex ogni tanto quando hanno voglia mi fanno qualche pistone, insomma così si riesce a sbarcare meglio il lunario, ecco, e tanto ce lo metto io poi del mio lavoro, perché Certo. quello che io guadagno, anzi, torno a dirti, la mia scuola è stata quella, io adesso faccio un mestiere di consulenza, di storia, che tutto quello che so l'ho imparato facendo quelle robe lì, perché sennò dove potrei averle, Sì, certo. averle imparate io queste robe qua, le ho imparate Non hai e mica letto il libro. non ho mica letto i libri, quindi questo è quanto. Vertex, pistoni, andiamo a montare i pistoni. Vertex, pistoni, adesso ne sto aspettando che me li devono consegnare, arriveranno. Poi ieri, quando sono entrato in officina, io ero una vita che non venivo qui, mi ricordavo che tu i motori li facevi dall'altra parte. Certo. Noto questo container piccolino all'interno di un capannone e mi chiedo, ma cazzo ci fai col container? E lui mi dice, ho spostato tutta la chiusura dei motori da di là a di qua. Questo perché i motori hanno comunque, in base alla tipologia di motore, hanno una temperatura di utilizzo ottimale. Motore due tempi 50-55, i motori quattro tempi girano più caldi. Tu quello che fa Gabriele è per la dilatazione dei materiali, giusto? Certo. Montare il motore alla temperatura di utilizzo. Quindi questa è la cabina piccolissima dove lui attrezza il telaio con i motori. In questo momento è usata da ripostiglio. In questo motore è usata da ripostiglio, ma possiamo dirlo? Tu d'estate in mutande entri qua dentro a 50-55 gradi e chiudi i motori a 50 gradi. Spessore i motori in ambiente protetto e al caldo della Madonna. Certo, come andrà poi il motore in utilizzo. Torniamo al discorso delle carene, quando devo cuocere le carene per fare il trattamento termico alla resina, questa camera si trasforma in forno per le carene. Diventa il tuo Quindi forno. Due mestieri, cuocere le carene E montare i motori. stampate là dentro e montare i motori. Quindi, fra le varie storie, Gabri, hai costruito la moto, ma la moto bisogna metterci su una delle cose che è la cosa che si vede di più da fuori, ovvero le carene. Anche le carene, per fare delle carene, come mi hai raccontato, come vorresti tu
ok? Certo. Fare delle carene particolari, che siano leggere, che siano aerodinamiche, No, aspetta. che siano belle. Aerodinamiche dipende da me, dal modello che faccio e Certo. dallo stampo che faccio. Diciamo eseguite bene strutturalmente, cioè il carbonio bello, fatto bene, tramato giusto, messo giù bello. Ok, per farle come vorresti tu ti Costerebbero una costerebbero uno sproposito, e quindi che cosa devo fare? Me le faccio in casa. Devo imparare a usare anche il carbonio. Qua dietro di noi, alle nostre spalle, ci sono i due tuoi camion. Io Sì. questo l'ho sempre visto, Certo. perché tu prima Questo qui, il quell'altro non ce poveretto, l'avevi. guarda, mi fa pena perché Vabbè, è inverno, cascano le foglie, va bene. Questo ce l'hai sempre avuto ed è il tuo Certo. camion storico. Certo. Poi circa 10 anni fa lui ha comprato questo camion nuovo, che era il camion nuovo da fare. per mettere in pensione Siccome Gabriele è sempre in debito con il tempo, giusto? Tu una volta mi hai detto sono in ritardo di 10 anni sui progetti e 20 sui sogni. Adesso saranno 20 anni sui progetti, 30 40 sui sogni, 40 bravo. sui sogni. Quindi fatto sta che questo camion non è mai stato finito. E che cosa è finito a fare questo camion? il laboratorio per lavorare la fibra di carbonio. Quindi adesso per non praticità sporcare della l'officina, cosa, per praticità della cosa non lo apriamo, ma dentro il camion nuovo lui ci fa le carene, basta, ci esatto, resina il carbonio. Ci lavoro il carbonio, perché quello è un isolante termico, di conseguenza in un attimo lo posso portare alla temperatura che voglio, 20, 25, 30 gradi, dipende dalla resina che sto usando, con una volgarissima stufetta, cioè quindi una minchiata. Quindi anche mezza stagione, perché d'estate lì c'è più troppo caldo, No, probabilmente. allora attenzione, d'estate essendo termico, Coibentato. alla mattina è molto più fresco che fuori, perché io la sera preventivamente lascio il dietro aperto, quindi incamero il fresco dentro, chiudo la porta e alla mattina è tutto fresco, solo verso sera diventa caldo. Questo nel periodo estivo. Nel mezza stagione vado via con un filo di gas, non faccio un cazzo, perché mezza stagione è la stagione perfetta, perché queste resine hanno dei problemi di temperatura, ecco, non deve essere troppo freddo, non deve essere troppo caldo, perché sennò tirano, diciamo, un po' troppo la svelta ed è difficile. Certo. Quindi quello è perfetto, non sporco dentro l'officina, quindi posso fare qui apro, tac tac, perfetto. Quindi ragazzi, io questo video siamo partiti per farlo in una maniera e mentre ci hai raccontato siamo qua da ormai quasi 2 giorni a fare sto lavoro qua e ci abbiamo messo del gran tempo. Dovremmo rivedere la struttura, però io vi chiedo, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete un like per questo contenuto che non è stato fatto per i soldi, è stato fatto solo per la pura passione del motorsport e per raccontare per me una storia che secondo me è grandiosa e che aveva bisogno di essere raccontata. Quindi grazie Gabri, Grazie a voi ragazzi. non ci rivediamo Grazie fra a 10 tutti. anni, anche perché devo venire a farti vedere il GP di Gianluca, No, quello lo vedremo che magari giriamo a Cremona. insieme, che magari Perfetto. giriamo insieme a Cremona. Fra neanche tanto. Video su quello. Perché fra un po' è ora di cominciare a girare. On board Gabriele Gnani, ti ho fatto Fra un vedere po'- anche le telecamere. Fra un po' è ora di cominciare a girare. Quindi perché se volete on board di Gabriele Gnani, ragazzi, like. Io non ho detto niente. È l'unica cosa che possiamo fare. cliccate. Ciao. Cliccate. Ciao. Ciao.